Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vedremo come realizzare questo bellissimo cappello eseguito all'uncinetto. Il video è diviso in due parti. Nella prima parte, ossia in questa, andremo a realizzare insieme la base per il cappello, mentre nella seconda parte andremo a realizzare appunto il fiore da applicare al cappello. Adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi il tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di usare questo prodotto della Tessilent che si chiama Pandoro Queen. Si tratta di una fettuccia tubolare che è molto leggera. Oltre al filato potrete comunque utilizzare qualsiasi filato che più vi piace, mi raccomando che non sia troppo pesante, altrimenti quando lo indosserete potrebbe darvi fastidio. Vi servirà l'uncinetto. Io per questo progetto e con questo filato ho scelto di usare l'uncinetto del 4,5. Per prima cosa prendiamo il nostro filato e andiamo a realizzare l'anello magico, al cui interno andremo a lavorare un totale di 6 punti bassi. Quindi una volta creato l'anello vado al suo interno a lavorare quindi 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro l'anello in modo da chiuderlo e vado a lavorare adesso un giro di tutti aumenti, quindi lavorerò sotto ogni punto un totale di 2 punti bassi. In questo caso avrò un giro completo con 12 punti bassi. Senza chiudere il giro vado direttamente con l'uncinetto nel primo punto lavorato, prendendo anche la codina di lavorazione, e vado a realizzare il primo punto basso. Vado a posizionare il mio marcapunti all'interno di questo punto, perché adesso, quindi da qui in poi, lavoreremo i giri a spirale, quindi senza mai chiudere il giro. Come ho detto, dobbiamo fare gli aumenti, quindi ho lavorato il primo punto, nello stesso punto lavoro il secondo punto e così siamo 2. Punto successivo altri 2 punti, 1 e 2, e vado avanti così fino ad ottenere i miei 12 punti bassi. Per il giro successivo invece andremo a lavorare un punto basso e nel secondo gli aumenti per 6 volte, quindi vado a rimuovere il mio marcapunti, lavoro il primo punto basso, vado a marcarlo, dopodiché lavoro il mio aumento del punto successivo, quindi un punto e un altro punto. Punto successivo, un punto basso singolo, punto successivo, aumento, e questo vado a farlo quindi fino alla fine del giro. Eseguito l'ultimo aumento vado a rimuovere il mio marcapunti e mi preparo per il giro successivo. In questo giro aumentiamo sempre di 1 i punti singoli, quindi prima era un punto basso con l'aumento, adesso dobbiamo fare 2 punti bassi e un aumento. Quindi punto basso nel punto successivo, riposiziono il mio marcapunti, un secondo punto basso nel punto successivo e nel terzo realizzo il mio aumento, quindi 2 punti lavorati all'interno dello stesso punto. Nuovamente punto basso nel punto successivo, un altro punto in quello ancora e nel terzo lavoro il mio aumento e termino il mio giro in
questo modo. Quindi ho terminato il giro, adesso mi preparo per il giro successivo, aumentando ancora un punto basso. Quindi la sequenza sarà 3 punti bassi e un aumento per 6 volte. Quindi rimuovo il mio marcapunti e mentre lavoro il primo punto basso vado a riposizionarlo, dopodiché realizzo gli altri due. In questo modo abbiamo i 3 punti bassi e nel quarto lavoro il mio aumento. Questa è la sequenza che devo ripetere per 6 volte, quindi per un totale di 6 volte. Ho terminato il giro, adesso rimuovo il mio marcapunti e realizzo il giro successivo. La sequenza da rispettare adesso è di 4 punti bassi e un aumento. Siccome voglio dare una forma un po' più rotonda alla base del mio cappello, vado a fare una piccola modifica, ossia nella prima parte, quindi per il primo segmento, anziché lavorare 4 punti bassi e un aumento, vado a tagliare a metà i punti, quindi faccio 2 punti bassi e un aumento per poi riprendere la sequenza effettiva di 4 punti bassi e un aumento. Quindi lavoro il mio primo punto basso, riposiziono il mio marcapunti, punto basso nel punto successivo, quindi abbiamo le 2 maglie basse e vado ad eseguire il punto, l'aumento, quindi il punto dell'aumento nel terzo punto. Dopodiché ripeto la mia sequenza, quindi 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4 e un aumento. Vado a ripetere la mia sequenza, quindi di 4 punti bassi e un aumento fino alle ultime 2 maglie, perché avrò un avanzo di 2 maglie. Siccome abbiamo spezzato le 4 maglie, quindi l'abbiamo divisa, qui abbiamo lavorato le prime 2 e qui alla fine lavoriamo le ultime 2. Ho lavorato il mio ultimo aumento e come vedete ho le 2 maglie, quindi lavoro i miei 2 punti, 1 e 2, e abbiamo terminato il giro. Adesso per il prossimo giro la sequenza da rispettare è 5 punti bassi e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi e un aumento e ripeto fino a terminare il mio giro. Ho terminato anche questo giro e per il prossimo giro invece non andremo a realizzare gli aumenti, ma lavoreremo un giro completo di tutti i punti bassi, quindi punto basso su punto basso sottostante, quindi non andremo a modificare gli aumenti. Mi raccomando, mettete sempre il marcapunti nel primo punto. Quindi, come ho detto, andate a fare un giro completo senza fare aumenti. Quindi lavoriamo le maglie come si presentano. Ho terminato anche questo giro per un totale di 40 punti bassi. Voi sapete che ad ogni giro facciamo 6 aumenti, quindi dovete rispettare la tabellina del 6. Anche per il prossimo giro andremo a fare gli aumenti, quindi in questo giro che andremo a fare insieme la sequenza sarà 6 punti bassi e un aumento per 6 volte, quindi le maglie da 40 passeranno a 46. Come sempre metto il mio marcapunti nel primo punto lavorato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti bassi e un aumento
e questa è la sequenza che dobbiamo ripetere quindi per 6 volte. Terminato il giro, per il giro successivo andiamo ad aumentare il punto basso singolo, quindi la sequenza sarà 7 punti bassi e un aumento per 6 volte. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti bassi singoli e un aumento e completiamo il giro. Ho terminato anche questo giro. Adesso per il giro successivo, come abbiamo fatto nel giro precedente, andiamo a smezzare la prima sequenza, quindi la sequenza da rispettare per questo giro sarebbe 8 punti bassi e un aumento. Andiamo a smezzare la prima parte, quindi andiamo a realizzare 4 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4 punti bassi e un aumento. Dopodiché prendiamo la nostra sequenza intera, quindi 8 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti bassi e un aumento e ripetiamo questa sequenza fino ad avanzare le ultime 4 maglie, perché come abbiamo fatto all'inizio che abbiamo lavorato solo 4 punti, ovviamente avremo un avanzo di 4 punti che andremo a lavorare semplicemente punto basso su punto basso. Ho terminato anche questo giro, adesso passiamo al giro successivo dove andiamo ad aumentare di un punto basso la nostra sequenza, quindi andremo a realizzare 6 sequenze di 9 punti bassi più un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e il nostro aumento, e questa è la sequenza da usare per tutto il giro, quindi per 6 volte, quindi dobbiamo fare 9 punti bassi e un aumento. Ho terminato anche questo giro e quindi adesso ci prepariamo per il giro successivo. La sequenza da rispettare per questo giro è di 10 punti bassi e un aumento, però andiamo a smezzare il primo segmento, quindi iniziamo con 5 punti bassi e un aumento per poi riprendere la sequenza completa. Ovviamente al termine avremo 5 punti bassi d'avanzo. 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi e un aumento, dopodiché la sequenza completa, quindi 10 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti bassi e un aumento, e andiamo avanti fino a terminare anche questo giro. Terminato il giro ci prepariamo per il giro successivo, dove la sequenza, che andrà ripetuta per 6 volte, corrisponde a 11 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11 punti bassi. Dopodiché eseguiamo il nostro aumento. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ho terminato anche questo giro e per il prossimo giro invece non andremo a fare il giro con aumenti, ma faremo un giro di assestamento, quindi lavoreremo le maglie come si presentano. In questo giro ho un totale di 78 punti bassi, quindi lavorerò 78 punti bassi. Ho terminato anche questo giro dove ho fatto semplicemente la lavorazione punto su punto e adesso andiamo a vedere quant'è il risultato misurando quello che abbiamo ottenuto finora. Per adesso ho circa 16 centimetri e mezzo, però tenendo presente che sto realizzando un cappellino a misura per donna, devo arrivare a una dimensione che sia più o meno i 53-55 centimetri per la testa. Quindi per trovare questa misura vi basterà fare la misura che avete ottenuto. Ad esempio io scrivo 16 per 3,14 che corrisponde al pi greco, fa esattamente 50, all'incirca 50 centimetri, quindi direi che è ancora piccolino. Andiamo avanti con la nostra lavorazione, quindi realizzando ancora degli aumenti. Quindi nel prossimo giro andremo a realizzare 12 punti bassi e un aumento, dove però andremo a smezzare sempre la prima parte. Quindi iniziamo con 6 punti bassi e un aumento, per poi prendere la sequenza intera di 12 punti bassi e un aumento. Al termine, ovviamente, avremo i 6 punti bassi singoli. Rimuovo ovviamente il mio marcapunti e realizzo la prima metà della sequenza. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 punti bassi e un aumento. E adesso la sequenza completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti bassi e un aumento. E andiamo avanti, quindi rispettiamo la sequenza fino ad arrivare alle ultime 6 maglie, dove andremo ovviamente a lavorare 6 punti bassi. Ho terminato anche questo giro, che ormai considero come l'ultimo giro di aumenti. Vi dico la misura. Siamo a esattamente 17 centimetri e mezzo. Quindi 17 centimetri e mezzo, 17,5 per 3,14 fa praticamente 55 centimetri, per cui la misura è più che giusta. Adesso non ci resta che allungare quindi il nostro cappellino. Andiamo semplicemente a lavorare i punti come si presentano fino ad arrivare alla lunghezza che ci serve, perché poi andremo a modificare la parte della falda, che andremo ad allargarla. Quindi adesso lavoriamo i giri punto su punto, senza fare più aumenti, in modo da alzare il nostro cappellino. Io ho un totale di 84 punti, quindi per tutti i giri successivi andrò a lavorare punto su punto rispettando sempre questa misura, quindi saranno sempre 84 punti per ogni giro. Io adesso vado avanti e ci vediamo fra poco. Sono andata avanti con la mia lavorazione, quindi con i giri senza fare più aumenti, e ho lavorato un totale di 18 giri, quindi escludendo tutta la parte relativa ai giri di aumento. Adesso
possiamo iniziare quindi con il procedimento per eseguire la nostra falda. Da qui in poi quindi andiamo nuovamente ad inserire gli aumenti. Per fare ciò riprendiamo le sequenze che abbiamo utilizzato prima. Quindi abbiamo terminato con 12 punti bassi e un aumento e adesso riprendiamo da quel punto. Adesso andiamo, come ho detto prima, a iniziare ad aumentare i giri. Quindi in questo giro la sequenza da rispettare sarà 13 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e il nostro aumento, e questa è la sequenza da fare per tutto questo giro. Nel giro successivo le maglie saranno 14, in quello ancora 15 e così via, fino ad allargare la nostra falda. Sono andata avanti con la lavorazione per altri 13 giri, inserendo sempre di volta in volta i miei aumenti. Vi dico che l'ultimo giro realizzato è comprensivo di 25 punti bassi e un aumento per 6 volte. I giri non li ho modificati perché volevo mantenere la falda a forma, come vedete, esagonale. Adesso andiamo semplicemente ad eliminare lo scalino perché abbiamo fatto tutta la lavorazione a spirale, dopodiché chiudiamo il lavoro. Quindi possiamo rimuovere il nostro marcapunti perché tanto il lavoro è terminato e andiamo semplicemente ad eseguire un paio di punti bassissimi nei due punti successivi, in modo tale da eliminare completamente lo scalino. Dopodiché eseguiamo il solito nodo, andiamo a tagliare il nostro filo e annodiamo. Dopodiché andiamo a nascondere con l'ago tutte le codine nella parte interna della lavorazione. E una volta che avrete nascosto le vostre codine, questo è il risultato. Possiamo dire che la base del cappello è terminata e che per l'intero progetto, quindi per l'intera base, ho utilizzato una rocca di questo filato e che, come vedete, è anche avanzato. In ultimo, se non vi piace la falda esagonale ma la volete rotonda, quando andate a fare i giri di aumenti dove avete le maglie dei punti bassi pari, quindi ad esempio 20 punti bassi e un aumento, andate a dividere a metà la prima parte, quindi il primo segmento, andate a lavorare 10 punti bassi e un aumento e poi riprendete la vostra lavorazione normalmente, seguendo quindi la spiegazione come abbiamo fatto nella prima parte della lavorazione. Detto questo, non ci resta altro che eseguire la nostra decorazione che vedremo nella parte finale del nostro video. Per quanto riguarda il filato che ho scelto per la decorazione, andrò a utilizzare il cotone fiocco della Tre Sfere. Ovviamente il filato lo scegliete in base ai vostri gusti. L'uncinetto che andrò a lavorare è il 3,5. Quindi ci vediamo la prossima volta con la decorazione, finiremo insieme il cappello. Nel frattempo però, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi appuntamenti. Come sempre vi do un grosso abbraccio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!